Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video. Amici, avete mai sentito parlare di Maurice Theriault? È legato ad uno dei casi di possessione demoniaca più inquietanti in assoluto, su cui si è basata, pensate un po', la serie The Conjuring. La vita di quest'uomo, segnata da eventi inspiegabili e fenomeni davvero terrificanti, all'epoca ha attirato l'attenzione addirittura dei famosissimi coniugi Warren. Ma la cosa più terribile è che Maurice da piccolo subì gravi abusi da parte del padre e forse questo ha aperto la porta ad una serie di eventi che gli hanno poi distrutto la vita. È un caso davvero agghiacciante, la storia incredibile di un uomo che ha portato ad uno degli esorcismi più intensi e documentati della storia. Ma prima di iniziare, mi raccomando, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per non perdere tutti i miei prossimi video. Adesso iniziamo. Maxime Theriault ed Imelda Pelletier erano entrambi contadini e vivevano in una fattoria franco-canadese del Maine, Stati Uniti. Ebbero due figli, Maurice, nato nel 1936, e Florence Carol, nata qualche anno dopo, nel 1943. Era una famiglia abbastanza problematica, soprattutto perché Maxime era un padre molto severo e anche violento. Infatti l'infanzia di questi ragazzi è stata segnata da eventi particolarmente dolorosi, soprattutto per Maurice, che ha sofferto molto a causa del padre, che sembra essere stato un vero tiranno. Pensate che fin da piccolo lo costringeva a ore e ore di lavoro nella fattoria e nei campi senza mai dargli un minuto di riposo. Ma non solo. Maurice ha subito anche dei gravi abusi da parte del padre, che diventava giorno dopo giorno sempre più violento. Una sofferenza per questo ragazzo che diventava giorno dopo giorno sempre più insofferente. Non sopportava più quella vita, non tollerava più suo padre. Questa sofferenza si racconta che lo portò addirittura a fare un gesto impensabile. Sembra che fece appello a delle forze soprannaturali, addirittura arrivò ad invocare Satana, chiedendogli di liberarlo da quella vita così dolorosa e ingiusta che lo stava portando alla follia. Un giorno però accadde qualcosa di talmente orribile che segnò per sempre la psiche di Maurice. Mentre si stava dirigendo alla stalla in cerca del padre, si trovò davanti a una scena talmente scioccante che gli distrusse la mente. Vide il padre avere rapporti con una delle loro bestie da pascolo. Ma non solo. Quando l'uomo si accorse della presenza del figlio, lo obbligò ad unirsi a lui. E Maurice all'epoca era solo un ragazzino. Questo fatto e molte altre situazioni segnarono in maniera indelebile Maurice, che sviluppò sempre di più la voglia di fuggire lontano da quell'incubo. Passano gli anni e crescendo Maurice sviluppa una forza fisica e una resistenza davvero non indifferente, soprattutto portata dal duro lavoro che faceva nei campi già da quando era un bambino. Ma questa cosa nel tempo lo aiuta a mettere la parola fine a quella vita disgraziata. Riesce ad opporsi a suo padre e prende la decisione che avrebbe voluto prendere da sempre, lasciare per sempre la sua famiglia in cerca di stabilità e serenità. Per qualche tempo si dedica a dei lavoretti saltuari, ma è tranquillo, sembra infatti aver ripreso in mano la sua vita. Questo fino a quando, nel 1975, una nuova tragedia arriva a sconvolgere e segnare la sua vita. Non si sa per quale motivo, ma una mattina suo padre spara alla testa della moglie uccidendola sul colpo. Un fatto terribile che segna ancora di più Maurice, ma aveva già tagliato i ponti con la sua famiglia e questa cosa gli rafforza
la sua convinzione di non voler proprio sapere più niente di suo padre. Si trasferisce poi in una piccola fattoria nel villaggio di Wicklin, in Massachusetts, e qui conosce una donna, Nancy, divorziata e con 2 figli a carico. Si innamorano e si sposano. Vanno tutti a vivere poi nella piccola fattoria di Morris e nel tempo la famiglia si allarga e arriva il loro primo figlio e anche unico, Philip. Morris si occupa di coltivare e poi vendere i suoi ortaggi su una piccola bancarella sul ciglio della strada del villaggio ed è conosciuto da tutti gli abitanti per essere una persona dal carattere mite e sempre gentile con tutti. Infatti arrivano a soprannominarlo Frenchy per le sue origini franco-canadesi. Ma Morris in casa però non è così mite e gentile, anzi sembra possedere una doppia personalità, una premurosa e gentile e l'altra totalmente l'opposto, violenta e cattiva. Questi suoi comportamenti li giustifica in modo strano. Racconta infatti alla sua famiglia di essere posseduto fin dall'infanzia da uno spirito maligno che lo ha sempre spinto alla violenza. Passano gli anni e nel 1985 iniziano a verificarsi in Morris degli strani fenomeni. A volte dai suoi occhi iniziava a sgorgare del sangue, sul suo volto apparivano delle strane ferite e sul corpo dei graffi simili a delle croci. Non solo questo, la sua forza aumentava a dismisura giorno dopo giorno. Pensate che Nancy raccontò che un giorno lo vide sollevare un tronco senza il minimo sforzo per poi lanciarlo in aria dritto sulla loro serra che cadde a terra distrutta. Anche il suo carattere stava peggiorando e gli attimi di tranquillità in quella famiglia erano diventati veramente pochi. Morris diventava sempre più violento, arrivò addirittura a minacciare di uccidere la sua famiglia. Picchiava tutti i membri di quella casa, li umiliava sputandogli addosso, intimava loro il suicidio. Ma nei suoi sempre più brevi momenti di lucidità, un giorno prese tutte le armi che erano in suo possesso e le consegnò alla polizia, perché si rese conto che involontariamente spinto da quel demone poteva veramente fare del male a qualcuno. Nancy pensa molte volte di scappare con i figli, ma racconta in seguito di non averlo mai fatto per paura che Morris potesse trovarli e ucciderli. Nancy è una donna molto cattolica, di conseguenza la prima cosa che pensa di fare è quella di chiedere aiuto al parroco del villaggio, padre Boyer, che una volta incontrato Morris dice a Nancy che l'unica spiegazione logica per l'atteggiamento dell'uomo è che è posseduto da forze maligne molto potenti. Per questo, con il consenso di Nancy, li mette subito in contatto con 2 famosi demonologi, Ed e Lorraine Warren, che abbiamo già visto in altri casi su questo canale. Ma i Warren, prima di seguire il caso, mandano alla fattoria un loro assistente per valutare la situazione, Paul Valukiewicz, che trascorre una notte di sorveglianza. Il mattino successivo chiama immediatamente i Warren di recarsi sul posto perché Maurice Theriault è veramente posseduto. I Warren arrivano alla fattoria con il genero Tony Spera. Prima però di procedere con un eventuale esorcismo di liberazione, i Warren, insieme al genero, accompagnano Morris a fare una visita psichiatrica come raccomandato dall'arcidiocesi di Boston. Quando però arrivano dal medico,
Non sono molto soddisfatti, rimarranno infatti pochissimi minuti, perché quando i Warren si renderanno conto che da parte del medico non c'è neanche la minima idea di prendere in considerazione un'eventuale possessione, portano via Morris. I Warren decisero di trasferirsi qualche giorno alla fattoria Theriot e gli eventi su Morris continuarono anche sotto i loro occhi. Videro infatti diverse volte uscire del sangue dagli occhi e dalla bocca di Morris, inspiegabilmente, delle croci simili a ferite sulla schiena e sul petto, e poi furono testimoni della sua forza davvero sovrumana. Pensate che un giorno lo videro sollevare la parte anteriore del suo camioncino e tenerla alzata per tutto il tempo necessario che servì al figlio per cambiare le ruote, mentre un'altra volta gli videro sollevare una statua della Vergine Maria in cemento armato. I Warren registrarono anche strani rumori e suoni che tutti sentivano indistintamente in casa, ma una volta riascoltato il nastro sparivano. Si potevano udire solamente le loro conversazioni. Tutto questo portò ad una sola conclusione: Maurice Herriot era veramente posseduto e c'era urgentemente bisogno di intervenire con un esorcismo di liberazione, perché qualcosa nel passato di Maurice aveva aperto la porta a questo demone. E ascoltando tutta la storia della sua infanzia, Ed Warren rimase colpito da due eventi in particolare: quello della stalla e il fatto che Morris abbia diverse volte chiesto l'aiuto di forze soprannaturali. In quei giorni in cui Warren erano con loro, Morris andò diverse volte in trance e durante quegli episodi il sangue sgorgò copiosamente dai suoi occhi e dalla sua bocca. Ad un certo punto i Warren furono anche costretti a chiamare la polizia perché temevano in un gesto di Morris. E quando gli agenti arrivarono, furono anche loro testimoni di quello che stava accadendo in quella casa. Ma la cosa incredibile è che quando Morris si risvegliava dallo stato di trance non aveva ricordo di nulla di quanto accaduto o di quanto aveva fatto. A quel punto i Warren si convinsero sempre di più che l'uomo era posseduto fin dall'infanzia da Satana e che anche suo padre lo era stato. Decisero quindi di mettersi subito in contatto con l'arcidiocesi di Boston per avere l'autorizzazione all'esorcismo, ma non vollero essere coinvolti in questa storia. Padre Boyer però li mise in contatto con il vescovo Robert McKenna, sicuramente lui poteva aiutarli. Robert McKenna lo abbiamo visto già in altri casi dei Warren, soprattutto nella storia della famiglia Smurl. Dopo aver visto Morris, accertò lo stato di possessione e disse che bisognava intervenire subito con un esorcismo, e così fece. Ma dopo 2 esorcismi falliti passò al terzo. Il terzo ed ultimo, di cui furono testimoni ben 12 persone. Il giorno dopo Pasqua McKenna si recò alla fattoria Theriot ed iniziò a celebrare il rito di liberazione. Mentre leggeva preghiere in latino accadde qualcosa di veramente sconvolgente. Il viso di Morris si trasformò letteralmente in qualcosa di orribile e demoniaco. La sua pelle sembrava aver preso fuoco, tanto che su una guancia apparvero delle vesciche, sulla fronte una ferita molto profonda e i suoi occhi sembravano quelli di un serpente. I testimoni descrissero la scena come una lotta tra il bene e il male, perché Morris lottò, si divincolò, aggredì chiunque e con una forza fuori dal normale. Iniziò a parlare con una voce non sua, quando ad un certo punto iniziò a levitare per aria e le pupille presero a roteare, fino a quando
non perse i sensi e crollò addosso al vescovo. La cosa incredibile è che quando pochi minuti dopo si riprese sembrava un altro uomo. Chiese subito di vedere la moglie e i Warren dichiararono parzialmente riuscito l'esorcismo. Questo perché possessioni come quella di Morris non potevano mai essere risolutive al 100%, perché demoni di quella portata rimanevano solamente dormienti. Tutti gli esorcismi, soprattutto quest'ultimo, furono registrati su una videocassetta, cosa che poi smentì gli scettici, tutti quelli che dicevano che Morris stava mentendo, che si era procurato lui tutte quelle ferite sul corpo. Durante quest'ultimo esorcismo, Morris iniziò a condurre una vita normale, tranquilla, serena, anche se i problemi per quella famiglia non erano finiti assolutamente. Anzi, pochissimo tempo dopo, Morris fu accusato di violenza sessuale sulla sua figliastra e sembra proprio che quelle violenze andavano avanti da anni. Questa ragazza e il padre tentarono di sporgere denuncia, ma il PM glielo sconsigliò, visto i fatti accaduti, perché c'era la reale possibilità che Morris se la sarebbe comunque cavata, magari ottenendo l'infermità mentale per possessione demoniaca. Infatti, quando i Warren vennero a conoscenza di questo orribile fatto, dissero subito che non era stato Morris ad aggredire sessualmente la sua figliastra, ma lo spirito maligno che lo stava possedendo. Perché l'uomo che avevano conosciuto nei brevi attimi di lucidità non avrebbe mai fatto del male a nessuno volontariamente. Del resto poi Morris dichiarò di non avere ricordo di nulla di quanto accaduto e anche solo l'idea di aver commesso un atto così ignobile era qualcosa che lo torturava dentro. Per molti anni in casa Theriot le cose andarono molto bene. Sembra che riuscirono a ritrovare quella serenità che avevano perduto per molto tempo. Questo però fino al 1991, quando i Warren ricevettero una strana telefonata di Nancy che chiedeva di parlargli urgentemente. Morris era di nuovo strano. Il sangue era di nuovo tornato sui suoi occhi e nella sua bocca ed era tornato ad essere violento e minaccioso, forse anche più di prima. Ma i Warren non ebbero tempo di andare dai Theriot, perché un giorno Nancy, mentre tornava a casa, trovò Morris in cucina che impugnava una pistola a calibro 12 e stava aspettando proprio la moglie. Litigarono. La donna tentò di togliergli l'arma dalle mani, ma non ci riuscì. Morris la colpì con il calcio della pistola e Nancy a quel punto, nel panico, riuscì a scappare fuori di casa per chiedere aiuto, ma mentre correva una pallottola le colpì il braccio. Morris la prese e la riportò in casa, la costrinse a sedersi sul divano, mentre lui si sedeva sul divano di fronte a lei. E le disse: «Ti ricorderai di questo momento». Si mise la pistola in bocca e si contorceva come se stesse lottando contro qualcosa di invisibile o qualcuno di invisibile, quando ad un certo punto si sparò. Nancy raccontò poi che riuscì a tirar fuori solo una parola rivolta a suo marito: Amen. Questo epilogo lasciò molte domande aperte. Qualcuno si chiese se magari Morris era veramente posseduto e che poi queste forze maligne lo abbiano spinto alla morte, mentre qualcun altro si convinse del fatto che quell'uomo aveva solo dei gravissimi problemi psicologici, forse proprio causati dai traumi del suo passato. Questo è stato un caso ampiamente discusso anche sulla reale efficacia degli esorcismi ed è stata una storia che ha fatto da spunto anche per la serie The Conjuring. I dettagli agghiaccianti uniti alla tragica morte dell'uomo
fanno sì che questa sia una delle storie di possessione demoniache più terrificanti in assoluto ed è anche uno dei casi più controversi di sempre. Amici, questa storia mi ha veramente sconvolto, soprattutto per l'infanzia che ha passato Morris e poi ovviamente tutta la tragica storia che si è portato dietro e che ha coinvolto anche la sua famiglia. Fatemi sapere nei commenti se conoscevate questa storia e che cosa ne pensate. Mi raccomando, lasciate un like al video, io vi mando un bacio grande e ci vediamo domenica con un'altra storia. Ciao amici!